Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi con i Wizard Tarot. Che cosa chiederemo a questo bellissimo mazzo? Che ricordi ha di me, di noi, della nostra storia? Mi pensa ancora? Nonostante tutto? Nonostante sia passato magari del tempo? Nonostante come sia finita la nostra storia? E magari cerca informazioni di me, per esempio sui social, cioè mi spia, controlla i miei stati WhatsApp. Quindi questa persona ha ancora interesse nei miei confronti o comunque di sapere, se non altro, di me? Oppure è una persona andata ormai avanti nella sua vita, ha trovato già un'altra compagna, per esempio, è felice? Vediamo un po' se magari è una persona che ritorna con la memoria nel suo passato, cosa pensa ancora di voi dopo magari tanto tempo, tutt'oggi. Allora, io inizio a mescolare gli arcani e chiediamo appunto a questo mazzo così romantico e fiabesco se il vostro ex, una persona che non sentite, non vedete più comunque da diverso tempo, una persona che comunque avete amato, dalla quale siete state sicuramente amate, cerchiamo di capire se questa persona ha ancora dei buoni ricordi di voi, cosa pensa di voi, se magari avrebbe anche voglia, intenzione di farsi sentire, magari così, con un messaggio molto dolce, molto semplice, se ha ancora curiosità nei vostri confronti, appunto magari, vi ripeto, di spiarvi sui social, perché no, Vediamo un po' per il principio di sincronicità, tutte coloro che si sono sintonizzate su questo video, cerchiamo di capire che cosa quest'uomo del loro passato pensa ancora di loro. Se magari ha intenzione di farsi eventualmente rivedere o risentire. Vediamo un po'. Allora. Perfetto, allora mettiamo qua il mazzo completo. Allora, come vedete ho utilizzato il metodo degli 8 arcani che io uso prevalentemente sul canale, ovviamente non soltanto questo, ne uso anche altri, ma ovviamente poi scelgo il metodo di estrazione ovviamente a seconda della domanda. Direi che in questo caso, in base ovviamente a questa domanda, questo metodo è il migliore, anche perché, vi ripeto, in questa posizione ci permette di sondare il presente della situazione, cosa pensa ancora questa persona di voi, se vi ricorda, se vi pensa, i pro e i contro della situazione, cioè se ha ancora dei buoni ricordi o anche dei ricordi spiacevoli nei vostri confronti, nei confronti della vostra storia. Cerchiamo di capire che cosa ha nel cuore, i suoi sogni, i suoi desideri, magari anche le sue paure, l'ambiente che lo circonda, il filo rosso che ancora ad oggi vi lega a questa persona, il consiglio degli arcani ed infine ovviamente il futuro più prossimo, ovviamente ragazzi a seconda delle tempistiche poi identificate dall'arcano.
Allora, iniziamo con la prima posizione, quindi appunto la posizione del presente. Ad oggi questa persona come sta vivendo la sua vita, la sua esistenza lontano da voi, se magari vi pensa o vi spia. Vediamo un po'. Qui abbiamo l'asso di pentacoli. Allora, questa è una persona che in questo momento sta sicuramente, diciamo, portando la sua attenzione all'aspetto materiale, all'aspetto economico della sua esistenza. Quindi l'asso di pentacoli ci parla di un individuo che potrebbe aver appunto iniziato una carriera da un punto di vista professionale molto remunerativa, quindi una persona che a livello economico sta molto bene, o comunque che sta cercando ovviamente di lavorare per ottenere il più possibile. L'asso di denari ci può parlare anche di una persona che ha ricevuto un grande lascito, per esempio un'eredità, oppure una persona che ha ricevuto un'ingente somma di denaro, per esempio a seguito di un prestito, però è qualcosa che ovviamente lui riesce a gestire bene, quindi questa non è una persona che in questo momento vive nella penuria economica, questo assolutamente no. Vi ripeto, l'asso di denari potrebbe essere comunque un nuovo inizio, ma vi ripeto sempre in ambito professionale, economico, finanziario, quindi potrebbe aver in qualche modo iniziato un nuovo lavoro e di conseguenza è molto soddisfatto in questo momento da un punto di vista economico-finanziario. Quindi è una persona che in questo momento si sta concentrando sull'aspetto economico della sua esistenza, quindi molto poco sui sentimenti. Parliamo però anche di pentacoli, di conseguenza anche di abbondanza nella materialità da un punto di vista fisico. Quindi è sicuramente una persona che in questo momento potrebbe dare molta attenzione anche al suo aspetto estetico, al suo benessere, alla sua forma fisica. Quindi è una sorta di rinascita, è un asso tra l'altro. Quindi questa persona sta rinascendo a nuova vita in questo momento, a seguito però, ragazzi, sempre di un discorso di tipo economico. Quindi questa persona ha avuto una gran fortuna o comunque, vi ripeto, magari ha anche lavorato tanto per ottenere questo denaro e di conseguenza questo gli sta permettendo di ricominciare da capo. Quindi è una persona che in questo momento è proprio sulla cresta dell'onda, quindi sta vivendo delle emozioni molto importanti, ma vi ripeto da un punto di vista economico-finanziario, ok? L'asso di denari però ci parla, come tutti gli assi, di notizie. Quindi potrebbe questa persona aver ricevuto delle notizie su di voi. Però in questo, diciamo, frangente, essendomi venuto un asso di pentacoli, quindi non per esempio un fante di spade, ok? Non è una persona che in questo momento vi sta spiando di nascosto, per esempio sui social con un account falso, come fanno in tanti. È una persona che potrebbe in qualche modo aver ricevuto delle notizie dirette, quindi per esempio da persone che magari vi conoscono, che avete in comune, per esempio amici oppure colleghi di lavoro o anche semplicemente conoscenti. Quindi questa è una persona che in questo momento potrebbe aver ricevuto delle notizie su di voi. Notizie che però gli hanno fatto in qualche modo piacere, per esempio potrebbe aver visto casualmente una foto vostra sui social e di conseguenza avervi ammirato da un punto di vista estetico, perché vi ripeto, parliamo di pentacoli, quindi è una persona che in maniera spontanea, diretta, senza sotterfugi, potrebbe aver ricevuto delle notizie di voi che in qualche modo, diciamo, l'hanno scosso anche molto da un punto di vista fisico, ok? Quindi è una persona comunque che vi ammira, a cui comunque piacete, ma che in questo momento sta concentrando tutte le sue energie su quello che è l'aspetto proprio pratico della vita. Vi ripeto, non è una persona in questo momento avida, assolutamente no, semplicemente ha iniziato un nuovo percorso di vita remunerativo, quindi che comunque gli frutta parecchio, o comunque lui ha a disposizione parecchio denaro di cui lui chiaramente può disporre e che ha tutta l'intenzione, per esempio, anche di investire, perché l'asso può rappresentare proprio un investimento.
quindi per esempio nell'acquisto di una casa, piuttosto che nell'iniziare per esempio una nuova attività con partita IVA. Vi faccio un esempio, ok? Quindi perché no? È una persona in questo momento molto ottimista, sta vivendo un momento di positività nella sua esistenza, però vi ripeto, potrebbe aver ricevuto delle notizie su di voi. Ma non cercate, vi ripeto, come una sorta di sotterfugio, ma in maniera molto diretta, molto sincera. Notizie che ovviamente in qualche modo hanno ricordato qualcosa di voi che a lui piaceva particolarmente. Allora, vediamo un po'. Questa è la posizione dei pro della situazione, cioè cosa vede ancora di bello in voi quando pensa a voi, appunto quando ha avuto queste notizie di voi, quindi su cosa potete fare ancora affidamento nei confronti di questa persona. Vediamo un po'. Qui abbiamo il 4 di bastoni, caspita. Allora, questa è una persona che vi vede ancora come la sua donna ideale, però il 4 di bastoni è una carta molto bella perché ci parla di casa, di famiglia. Però ragazzi, attenzione, più che famiglia, tout court, di familiarità, che è diverso. Cioè, quando lui pensa a voi, pensa ad un ambiente che lo ha protetto, dal quale si è sentito amato, appunto desiderato, quasi in qualche modo in una sorta di bambagia protettiva. Cioè questa è una persona che ad oggi vi vede come una sorta di grande chioccia che ha custodito sino ad ora e che può custodire ancora in futuro quello che è stato il vostro rapporto, che lui ha visto e vede tuttora, ragazzi, come un rapporto importante, forse direi il rapporto per eccellenza. Perché, vi ripeto, il 4 di bastoni ci parla proprio di un ambiente, di un focolare che lo scaldava e che lo scalda tuttora. Cioè, questa persona pensa a voi e si sente al sicuro. Molto bella questa cosa, A prescindere, vi ripeto, dal tempo che possa essere passato, dalla vostra rottura, dal vostro allontanamento, questa persona pensa a voi e si sente bene. Si sente scaldare nel corpo, nell'anima e nel cuore. Quindi vi vede come, vedete, la donna dei suoi sogni, la donna perfetta per lui, la compagna ideale, la donna a casa, la donna che lo fa sentire a casa, la donna che lo fa sentire amato, protetto, desiderato. Quindi è una persona che potrebbe avere ancora intenzionalità di farsi sentire, perché il 4 di bastoni non è una carta di chiusura, attenzione. I bastoni rappresentano sempre un atteggiamento propositivo nei confronti del futuro, quindi ha intenzione di mettere in pratica qualcosa di appunto pratico, concreto, per potervi raggiungere e per potersi sentire ancora così bene. Questa è una persona a cui obiettivamente voi mancate tanto a questa persona. Quindi posso già rispondere a questa domanda. Questa persona vi vede come la donna ideale, alla quale probabilmente vorrebbe confidare di questi suoi successi, perché il 4 di bastoni ci parla anche di festeggiamenti casalinghi. Quindi potrebbe in qualche modo essere una persona che in questo momento potrebbe voler in qualche modo anche contattarvi per gioire con voi di tutte le cose positive che gli sono capitate. Molto molto bella questa stesa, molto dolce, si apre già con un abbinamento veramente di grande tenerezza. Questa persona non credo abbia del rancore, poi sicuramente ragazzi qui abbiamo ancora diverse carte, 6 carte, però in realtà sino ad ora non vedo carte di rancore nei vostri confronti, assolutamente no. Molto bella questa visione che ha di voi questa persona. Vediamo che cosa ha nel cuore, che cosa vorrebbe fare, ma quali sono le sue paure. Qui abbiamo, ma ragazzi, la regina di bastoni. Chi ha nel cuore voi, ragazze mie?
Ma che bella questa stesa, mamma mia. Allora, voi sapete che in tarologia ogni arcano, in particolar modo ragazzi ovviamente le carte di corte, le figure di corte, quindi re, regina, fante, cavaliere, hanno un proprio ruolo ben preciso, ok? Perché le stese tarologiche devono dare ovviamente un'impronta maggiormente realistica alla stesa, ok? Quindi cercando di essere il più precise possibili. In questo caso, per quanto riguarda la regina di bastoni, esattamente come la regina di coppe, rappresentano la consultante, quindi in questo caso voi. La regina di denari e la regina di spade, un eventuale rivale. In questo caso, che cosa ha nel cuore? Chi ha nel cuore voi? Ragazzi, non poteva venire fuori carta migliore. Allora, questa è una persona che vi pensa sempre. Ma io ve l'avevo già detto con questo 4 di bastoni. Cioè, questa è una persona che per voi prova veramente un sentimento ancora molto importante, a parte un desiderio fisico, perché qui abbiamo due volte due carte di bastoni che chiaramente rappresentano ovviamente il fuoco interiore, quindi il desiderio. Ma in realtà, al di là di questo, qui abbiamo ovviamente anche una donna che è una regina, cioè vi vede come, vi ho detto prima, la donna ideale, la regina dei suoi sogni, dei suoi desideri, la sua donna ideale in quanto a bellezza, perché tra l'altro rispetto alle quattro regine, la regina di bastoni è quella più seduttiva, quindi è quella più bella. Ok, quindi vi vede effettivamente come una donna di straordinaria bellezza. Guardate che bellezza e che eleganza ha questa regina di bastoni, è stupenda, è disegnata tra l'altro benissimo, in una grande regalità, eleganza, bellezza e sensualità, una donna stupenda e obiettivamente una donna che ha tutto sotto controllo, è una regina. Lei domina cosa? Domina se stessa in realtà. Questo è un uomo che vi vede come una donna veramente autonoma, indipendente, la donna perfetta, ma non solo per lui, perché una regina è perfetta anche per altri, ovviamente. Vi vede come una donna che sa badare a se stessa, una donna capace, molto intelligente, quindi non solo bella, ma anche molto preparata, pronta nei confronti della vita, coraggiosa, una donna che sa il fatto suo. Quindi una donna che ha sotto controllo la sua vita, le sue emozioni, il suo corpo, i suoi sentimenti, le sue relazioni. A mio avviso quest'uomo vi teme anche un po' però, perché vedendovi come regine è come se questa persona in qualche modo sapesse che tornando da voi potrebbe comunque rischiare un no, perché la regina comanda, la regina è padrona, quindi decide cosa, come, quando agire, se dire di no, dire di sì. La regina comanda, quindi in realtà è una persona che potrebbe in qualche modo anche temere magari una vostra reazione negativa al suo ritorno. Ci può stare assolutamente, a seconda poi di come è terminata la storia, è chiaro che questa persona potrebbe assolutamente aspettarsi il vostro rifiuto, questo sicuramente, però vi ripeto, ha nel cuore voi. Guardate ragazze, anche nel caso in cui questa possa essere una persona impegnata, anche se sinora non è venuta nessun'altra donna, però anche nel caso in cui possa esserlo, vi posso assicurare che ci siete voi nel suo cuore. Assolutamente, non ne siete mai uscite. Anzi, siete in una posizione assolutamente dominante rispetto a qualsiasi altra. Molto bella questa stesa, eh? Vediamo però il contro della situazione, cioè perché magari questa persona sino ad ora non si è ancora fatta sentire, come me non vi ha ancora cercato quali sono le problematiche legate al vostro rapporto, su cosa in questo momento non potete fare affidamento nei riguardi di questa persona. Allora, qui abbiamo la carta del giudizio. Allora, la carta del giudizio può rappresentare, in accezione ovviamente negativa, ragazzi, può rappresentare la presenza di un rapporto da sciogliere e che si sta sciogliendo, però con grandissima fatica, perché il giudizio rappresenta la chiusura con una situazione del passato per aprirsi completamente al nuovo. Quindi potrebbe sì in effetti rappresentare un rapporto che questa persona potrebbe aver avuto dopo di voi ovviamente e che in questo momento si sta per sciogliere o comunque un rapporto che è già finito.
ma è un rapporto che per lui è stato ed è tuttora, perché queste sono posizioni che si riferiscono al presente, un rapporto che questa persona sta facendo molta fatica a sciogliere. Quindi obiettivamente è una persona che ha molta voglia di spiccare il volo, il giudizio, quindi rinascere a nuova vita, ma sta facendo una gran fatica in qualche modo nel farlo, perché obiettivamente, evidentemente, questa compagna che lui ha avuto sino ad ora non riesce a staccarsi da lui, evidentemente si è legato ad una donna estremamente dipendente rispetto a lui, completamente opposta a voi, che invece siete una donna assolutamente autonoma che sa badare a se stessa, e di conseguenza è una persona che in qualche modo fa fatica a staccarsi da questa donna. Potrebbero i ragazzi anche aver avuto dei figli, perché in realtà questa difficoltà che lui ha nello staccarsi da questa persona potrebbe rappresentare anche appunto l'aver avuto dei figli, e quindi è comprensibilissimo, comunque. Però al di là di questo, questa è una persona che in realtà ha voglia proprio di cambiare pelle, di rinascere a nuova vita, ma sta facendo molta fatica a farlo. E se fino ad ora questa persona non vi ha ricercato, pur volendolo e desiderandolo, ve l'ho detto con il 4 di bastoni e soprattutto la regina di bastoni, è una persona che appunto non lo ha ancora fatto sino ad ora, probabilmente per grande rispetto nei vostri confronti, perché sa che in questo caso potrebbero esserci ancora degli strascichi che ovviamente non andrebbero d'accordo con il suo ritornare da voi, chiaramente, ok? Quindi il giudizio rappresenta proprio un rallentamento nella progettualità che questa persona ha di poter in qualche modo essere libero, perché il giudizio rappresenta proprio la liberazione da un vincolo, da un peso, da vecchie abitudini, da situazioni che lui si sta trascinando da tanto tempo, situazioni assolutamente sbagliate che però obiettivamente ragazze ci sono e di conseguenza deve risolverle, però sta facendo molta fatica, quindi il giudizio in questo caso in accezione negativa rappresenta proprio un rallentamento, perché mentre in accezione positiva è una carta molto veloce, quindi rappresenta comunque una modifica abbastanza importante nell'ambito dell'esistenza di un individuo, però chiaramente con tempistiche molto veloci, in accezione negativa rappresenta ovviamente l'esatto contrario. Attenzione però ragazzi che il giudizio in accezione negativa ci può parlare anche di pettegolezzi, di maldicenze e di calunnie, quindi di comunque discorsi, comunicazioni, perché ovviamente il giudizio rappresenta appunto anche le comunicazioni che gli sono arrivate assolutamente negative circa la sua condotta, cioè è una persona che potrebbe essere stata sotto l'occhio del ciclone a seguito magari di alcuni suoi comportamenti, per cui questa persona potrebbe avere diversi nemici ed essere malvista. Di conseguenza è una persona che ha la necessità in questo momento di ripulire anche le sue stesse amicizie, conoscenti, parenti, perché evidentemente tante persone hanno parlato male di lui e lo hanno fatto anche in maniera pesante, calunniandolo. Allora, vediamo un po' l'ambiente che lo circonda però, perché a questo punto direi che non è proprio un ambiente, e infatti, Cavaliere di Spade non è proprio un ambiente meraviglioso. Allora, qui c'è un elemento maschile, quindi un'energia maschile, il Cavaliere di Spade, che lui vede come particolarmente nemico e dannoso. Quindi potrebbe essere, per esempio, nel caso in cui lui abbia appunto una compagna, potrebbe essere per esempio il papà della ragazza, nel caso in cui però la ragazza sia molto giovane, perché il cavaliere effettivamente è particolarmente giovane, oppure potrebbe essere un fratello, un cugino, ok, comunque un parente, un amico, qualcuno che potrebbe non aver visto di buon occhio il suo allontanarsi da questa ragazza. Oppure potrebbe essere un suo stesso amico, un parente, quindi comunque qualcuno che gli sta mettendo un po' i bastoni fra le ruote. Attenzione perché è un cavaliere di spade, quindi effettivamente
il cavaliere di spade può diventare particolarmente nemico nel caso in cui lo voglia, perché è una lingua tagliente e soprattutto potrebbe diventare anche particolarmente aggressivo. Di conseguenza potrebbe essere comunque un nemico che lui teme molto, ma potrebbe essere anche un vostro compagno o comunque questa persona potrebbe sospettare che voi abbiate qualcuno al vostro fianco e che quindi in qualche modo non ovviamente apprezzerebbe il suo ritorno nella vostra vita. Quindi qui c'è un'energia maschile che lui teme particolarmente. È un cavaliere, vi ripeto, non è un re, quindi è abbastanza giovane, un'età compresa tra i 30 e i 40-45 massimo anni di età. Potrebbe appartenere, essendo appunto di spade, a uno dei 3 segni d'aria, quindi Acquario, Gemelli o Bilancia, oppure avere l'ascendente in uno di questi 3 segni, oppure avere un tema natale ricco di questi 3 segni nei pianeti che strutturano la personalità, quindi Luna, Marte, Venere e Mercurio. Quindi potrebbe per esempio essere un individuo con segno zodiacale, per esempio Acquario, e avere la Venere in Gemelli e per esempio la Luna in Bilancia. È solo un esempio, ma è per farvi capire. Quindi c'è molta, diciamo, compresenza di aria in questo individuo, quindi è una persona anche molto attenta, molto intelligente, molto furba e che potrebbe spiarlo, perché la caratteristica proprio dei personaggi di spade è il tenere, diciamo, la situazione sotto controllo. Quindi nel caso in cui lui abbia ancora una compagna, per esempio, questa persona teme che qualcuno, questo amico, magari vi ripeto, questo fratello o papà addirittura della compagna ufficiale, possa in qualche modo tener d'occhio questa ragazza e tener d'occhio anche lui e i suoi comportamenti per evitare qualsiasi tipo di sgarro, diciamo, da parte sua. Comunque qui c'è un'energia maschile che lui teme particolarmente e ovviamente della quale lui non si fida assolutamente, perché vi ripeto, è una persona che nel caso in cui in qualche modo venga particolarmente irritata potrebbe diventare un acerrimo nemico. E poi anche una persona aggressiva, perché solitamente i personaggi di spade, ovviamente anche nelle accezioni peggiori, possono diventare particolarmente furenti. Sono personaggi molto battaglieri, però a volte ovviamente nell'esagerazione e nell'esasperazione di ovviamente toni e comportamenti, cosa che assolutamente non va mai bene, sempre deprecabile. Quindi ci sta che comunque lui in qualche modo tema questa persona perché non è particolarmente affidabile. Allora, vediamo un po' però, questa è una carta molto importante, è la posizione del karma, cioè il filo rosso, quel filo che vi lega a questa persona tutt'oggi, nonostante tutto, nonostante il tempo. Vediamo un po', qui abbiamo l'imperatrice. Allora, l'imperatrice è un'energia molto bella, che ci parla di bellezza, bellezza fisica. Vedete, è una donna molto bella, è una donna molto bella, è una donna elegante, guardate, proprio come la regina di bastoni. È una donna che ha il pieno controllo della situazione, che ha, vedete, potere di fare ciò che vuole, di ottenere ciò che vuole. È un'imperatrice, una regina. Lei comanda sulla sua vita, ma anche su quella degli altri, Sa gestire molto bene anche la vita e l'esistenza degli altri. Ovviamente dunque il perno del rapporto siete voi, ragazze. Qui non andiamo da nessuna parte, nel senso che obiettivamente questa persona vede in voi la donna ideale, ve l'ho detto dall'inizio. Vi vede come la donna per eccellenza, la donna che tutti gli uomini vorrebbero. Vi vede come una donna bella, vi ripeto, in gran controllo, come una donna in grado di poter portare avanti tutta la situazione, anche il vostro rapporto, anche perché no, un suo eventuale ritorno in maniera assolutamente autorevole. Questa persona sa che comunque, tornando da voi,
dovrebbe rendervi conto di molte cose, perché l'imperatrice parla di comunicazioni chiare. L'imperatrice non ama i sotterfugi. L'imperatrice ama la chiarezza, ama la spontaneità, ama la verità. Vi ripeto, le comunicazioni chiare. Quindi questa persona sa che nel momento in cui tornerà da voi, e ho impressione che questa persona lo voglia fare anche, tra l'altro, in tempi non particolarmente lunghi, poi comunque andremo a vedere la carta del futuro a questo punto più immediato, ma questa è una persona che a mio avviso ha tutte le intenzioni comunque di contattarvi, di non perdere questo filo rosso che questa persona ha ancora e sente ancora molto potente con voi. Quindi questa è una persona che ha tutte le intenzioni di recuperare il rapporto con voi. Recuperandolo però, questa persona ovviamente sa che rimetterà l'ultima decisione nelle vostre mani. Perché questa persona sa che sareste ancora voi per l'ennesima volta a dover portare avanti il rapporto, ad avere diciamo il cappello da comandante, nel senso che questa persona sa che voi siete più mature di lui, che voi siete un'imperatrice, una regina, che voi avete saggezza, maturità, esperienza. Questa è una persona che sa che su di voi potrà sempre contare, ve l'ho detto all'inizio con questo 4 di bastoni. Questa cosa lo fa stare bene, lo fa sentire bene, questo sicuramente. Ma è sicuramente anche una persona che riconosce il vostro valore e sa che voi sareste sicuramente più mature di lui anche dopo un suo eventuale ritorno. Questa persona sa che però vi deve dare delle spiegazioni e quindi ecco perché probabilmente temporeggia, ve l'ho detto con il giudizio al rovescio, comunque in accezione negativa. Questa è una persona che sa che nel caso in cui si faccia risentire dovrebbe farlo comunque in maniera seria, dandovi le giuste spiegazioni. Questa persona spiegazioni non ne avrebbe ad oggi, se non dovervi raccontare di tutti quei piccoli fallimenti sentimentali che lui ha affrontato dopo ovviamente aver chiuso con voi la storia. Quindi vi ripeto, questa è una persona che in qualche modo ad oggi vi vede veramente come la sua anima gemella, anzi direi la fiamma gemella in questo caso. Quindi vi vede come una parte assolutamente coesa a sé, qualcosa che lui non riesce a dimenticare. Questa persona vi ammira, questa persona vi desidera, questa persona vi vuole al suo fianco, vi rivorrebbe nella sua vita. Se avesse ovviamente la classica bacchetta magica, questa persona vi riporterebbe al suo fianco. Su questo non ci piove. Ma è chiaro che questa persona sa che voi valete troppo, siete un'imperatrice. Ecco perché molto probabilmente questo asso di pentacoli, ecco perché per lui ad oggi è così importante avere questa posizione economica e professionale di gran pregio, perché evidentemente questa persona sa che potendo tornare da voi con questa, diciamo, aspettativa, è ovvio che potrebbe sicuramente guadagnare punti. Ecco perché probabilmente in questo momento questa persona ci tiene così tanto all'aspetto economico-finanziario della propria esistenza, perché voi siete un'imperatrice. L'imperatrice può anche pretendere tanto, ma perché l'imperatrice vale tanto, ragazzi. Quindi questa persona sa che comunque siete voi il perno del rapporto, che lui obiettivamente è al vostro fianco e quasi vedete come questo giovane un po' spaurito che chiede aiuto ovviamente a questa meravigliosa maga che in qualche modo può aiutarlo, che conosce dei veri incantesimi e voi conoscete l'incantesimo dell'amore per quanto riguarda lui, perché questa è una persona che prova del gran sentimento. L'imperatrice ci parla anche di un sentimento, dell'amore, non solo del desiderio fisico. Questa è una persona che ovviamente pensa che voi siate la sua donna ideale, ma pensa anche che voi rappresentiate comunque un sentimento che non si è mai spento. L'imperatrice è il terzo arcano maggiore, quindi di grado 3. In analisi numerologica
il terzo arcano, sia tra gli arcani minori che ovviamente tra gli arcani maggiori, come nel caso dell'imperatrice, rappresenta ovviamente l'evolversi di una situazione, di un evento, anche di un sentimento. Quindi in realtà il sentimento che questa persona ha sempre provato per voi, c'è sempre stato, anzi addirittura è diventato sempre più importante, proprio perché questa persona, vi ripeto, evidentemente ha avuto modo di vedervi, o come vi dicevo all'inizio, di avere comunque notizie di voi che lo hanno in qualche modo colpito. Questa persona vi stima, vi apprezza, ma tanto anche. E quindi in qualche modo il suo sentimento non solo non è mai venuto meno, ma addirittura è aumentato di grado. Veramente bellissima questa stesa, ragazzi, molto molto bella. Allora, vediamo un po' che cosa vi consigliano gli arcani. La carta del sole, magnifico. Allora, la carta del sole in questo caso ci parla ovviamente di amore. La carta del sole ci parla sicuramente di comunicazioni, ci parla di eventualmente appunto incontri, ci parla di dialoghi, ci parla di chat, di messaggi, ma vi ripeto più che altro di incontri in cui questa persona effettivamente potrebbe raccontarvi tutto quello che ad oggi prova ancora e sente per voi e pensa di voi. Quindi gli arcani vi stanno consigliando di non chiudere la porta in faccia a questa persona, ma di mostrarvi come questo meraviglioso sole, come questa meravigliosa luce che ovviamente è creata dalla bacchetta magica di questa bellissima giovane. Cercate di dare a quest'uomo la possibilità di esprimersi, di raccontarsi, di aprirsi a voi, e questo potrebbe riaccendere appunto la fiamma del desiderio, della voglia di stare insieme, dell'amore, che però ovviamente già c'è, ma in qualche modo questa brace che c'è sempre stata, al di là poi di come è proseguita la storia di ciascuno di voi, per farla ritornare un tizzone ardente. Quindi questa è una persona che sicuramente, ve lo ribadisco, vorrà riaffacciarsi alla vostra vita e alla vostra esistenza. È una persona che, vi ripeto, prova ancora tanto sentimento per voi, perché il sole di nuovo ci va a ribadire l'amore, la stima. Ma questa è una persona che prova un sentimento pulito per voi, perché la carta del sole rappresenta anche generalmente l'amore pulito, leale tra due persone, non in questo mazzo, i mazzi più tradizionali, la carta del sole è rappresentata da due gemelli, bambini. Quindi chiaramente in questo caso abbiamo un amore, un sentimento, un'emozione, una tenerezza pulita, ingenua, sincera tra voi e questa persona, e soprattutto da parte di questa persona nei vostri confronti. Questa è una persona che non vuole perdervi, questa è una persona che vuole ancora avervi al suo fianco. E vuole avervi al suo fianco perché, vi ripeto, vi ammira. È una persona che vi stima tantissimo, che vi desidera tantissimo. Quindi gli arcani vi consigliano di dare udienza a questa persona. Ascoltate quello che ha da dirvi, perché questo potrebbe riaccendere il vostro rapporto. Il sole ci parla quindi anche di gioia, di allegria, di festeggiamenti. Ve lo dicevo anche con il 4 di bastoni, quindi questa è una persona che potrebbe volervi in qualche modo anche raccontare di sé, dei suoi successi. Quindi è una persona che ha voglia di raccontarsi, di raccontarvi come stanno andando le cose e di farlo in maniera sincera e pulita. Quindi eventualmente anche parlandovi di questa situazione sentimentale che lui ha chiuso o che si sta trascinando, perché questa è una persona stanca del suo passato. È una persona che vuole ricominciare da capo. Fatelo con allegria, con gioia. Nel momento in cui questa persona appunto potrebbe chiamarvi o contattarvi, non mostrate rancore,
non mostrate in qualche modo di essere ancora legate magari a situazioni del passato spiacevoli. Ovviamente, ragazzi, a seconda poi di come si è comportata questa persona. Perché se questa persona si è comportata in maniera particolarmente grave nei vostri confronti, certo che dovete chiudere la porta in faccia a questa persona. Ma immagino che se fosse successa una cosa del genere, quindi se questa persona si fosse comportata in maniera veramente pesante e gravemente pesante nei vostri confronti, penso che non sareste in questa stesa, ok? Quindi mi raccomando, io lo ripeterò all'infinito, tutelate la vostra vita e tutelate voi stesse. Quindi riaprire la porta, sì, ma dove non ci sono state delle situazioni gravi. Perché nel momento in cui ci sono state situazioni di estrema gravità, quali aggressività verbale e non solo, la porta va chiusa. Ok? Quindi in questo caso, in questa stesa, stiamo parlando di una persona che non vi farebbe mai una cosa del genere e che non vi ha mai fatto una cosa del genere. Ok? Quindi parliamo di una persona che vi ama, che vi vuole bene. In questo caso, ok? Quindi che tuttora ha un ricordo molto bello di voi. E di conseguenza, in questo caso, gli arcani vi stanno consigliando di lasciare che questa persona possa rientrare nella vostra vita, con piacere, con gioia, con amore. Vi ripeto, non mostrate rancore. E questa persona potrà aprirsi, aprendosi il vostro rapporto sicuramente qui tornerà di nuovo in auge. Questo è poco ma sicuro. Vediamo a questo punto una carta che so che per voi è fondamentale, ossia la carta del futuro. Quindi che cosa accadrà tra voi e questa persona nel futuro immediato. E qui abbiamo la carta del matto, certo che torna, mamma mia se torna. Allora, così la vedete bene. Allora, la carta del matto ci parla di un ritorno vero e proprio, cioè questa persona ha tutte le intenzioni di scrivervi, di farsi risentire, tra l'altro in tempistiche estremamente brevi. Ma nel momento in cui questa persona si farà risentire, lo farà in maniera talmente inaspettata per voi che probabilmente vi potrebbe anche quasi scioccare, perché la carta del matto ci parla proprio di un individuo che così all'improvviso si fa risentire, vi ricerca, vi richiama, vi manda un messaggio e la cosa vi lascerà assolutamente perplesse, ma ovviamente perplesse in senso positivo, quindi la cosa non vi darà assolutamente fastidio o non vi creerà particolare disagio, anzi. Qui c'è assolutamente allegria, la carta del matto rappresenta proprio l'allegria, rappresenta la libertà, rappresenta proprio la voglia in qualche modo di farsi risentire, di gioire appunto insieme, la voglia di farsi anche semplicemente ragazzi 4 chiacchiere, 4 risate assieme, ma in maniera dolce, in maniera tenera, in maniera spensierata. Quindi in realtà questa è una persona che deciderà, vedete come è pronta a fare questa splendida ragazza, di buttarsi in una, diciamo, nuova avventura che sarà appunto quella di potervi ricontattare. Quindi lo farà assolutamente sulla scorta di un grande desiderio, che è il desiderio appunto di riprovarci con voi. Questa persona in questo momento non sente alternative, cioè ha proprio la necessità di tornare da voi. E quindi lo farà in maniera stravagante e molto impulsiva. Qui abbiamo poco mentale, qui abbiamo per la prevalenza bastoni, quindi è una persona che agirà, vi ripeto, sulla scorta di un desiderio importante, sulla scorta di una voglia di indipendenza che questa persona ha rispetto a quello che è il suo presente. Quindi avrà un'idea brillante, c'è un intuito che lo porterà a dire sì, ok, è il momento giusto. E quindi quasi in maniera innocente, ve lo dicevo con la carta del sole, e spensierata, questa persona vi richiamerà. Ma sarà, vi ripeto, un qualcosa di imprevisto che voi dovrete cogliere al volo e che vi porterà di fronte ad una scelta. Cioè, cosa faccio? Gli do la possibilità di rientrare nella mia vita oppure no? Sta a voi.
ve l'ho detto, l'imperatrice. Questo rapporto è nelle vostre mani. Quindi aspettatevi, vi ripeto, più che una telefonata, perché il matto non rappresenta una chiamata, un parlarsi, rappresenta un'azione improvvisa, quindi potrebbe essere un messaggio su WhatsApp piuttosto che Telegram, oppure un like, la richiesta di amicizia su un social se per esempio non vi seguite più. Quindi c'è un qualcosa in arrivo che porterà sicuramente all'inizio di una nuova avventura, cioè in qualche modo cercare di rientrare, quasi buttandosi, vi ripeto, senza colpo ferire praticamente nella vostra storia, per provare, vediamo come andrà, perché lui ha voglia di voi, questa persona ha voglia di rivedervi. Tra l'altro il matto rappresenta anche viaggi, quindi questa persona, nel caso in cui sia una persona che abita lontano da voi, potrebbe avvicinarsi appunto a voi per potervi appunto rivedere. Quindi in qualche modo qui veramente c'è un grande progetto che però sarà deciso impulsivamente, ma che sarà assolutamente foriero di positività. Quindi assolutamente nel caso in cui voi stiate ancora aspettando il ritorno di questa persona, non perdetevi d'animo, perché questa è una persona che ha tutte le intenzioni di ritornare. E lo farà, vi ripeto, in maniera così libera. È una persona che prova molto entusiasmo nel voler ritornare da voi e lo farà cercando un cambiamento che si ovviamente discosterà particolarmente dai suoi schemi abituali. Ma a questa persona non importerà, non avrà paura di tentare, perché è una persona che ha voglia di essere felice. È una persona che ha voglia di tornare al vostro fianco per potervi parlare, per potervi risentire. E quindi lo farà anche in maniera un po' illogica, ma seguendo il cuore. Questa persona si muove seguendo il proprio cuore, la direzione del proprio cuore. Quindi attenzione, nel caso in cui voi riceviate per esempio un like particolare, non è una casualità, non è un errore. Questa persona sta cercando di riavvicinarsi a voi. Ok? Quindi cercate in qualche modo di aprirvi anche a delle situazioni che possono sembrare delle casualità ma non lo sono. Quindi il matto quindi fa riferimento, in accezione ovviamente positiva come in questo caso, a una libera scelta. Quindi questa persona abilmente, in maniera molto spensierata, quasi giocosa, ritornerà da voi, cercando appunto, in maniera anche, vi ripeto, non calcolata, di ottenere da voi una qualche reazione. E quindi vi ripeto, qui può arrivare un messaggio, probabilmente una telefonata, qualcosa di inatteso, che ovviamente vi rispingerà l'uno tra le braccia dell'altro. E ovviamente il matto rappresenta, come vi ho detto, anche il rischio. Quindi si lancerà in questa impresa senza tener conto delle conseguenze, probabilmente è la prima volta in vita sua, ma non agirà necessariamente in maniera incosciente e irresponsabile, lo farà, vi ripeto, perché seguirà e asseconderà i suoi impulsi. Non avrà paura di nulla nel momento in cui si riaffaccerà a voi, perché è alla ricerca del suo posto nel mondo, e il suo posto nel mondo questa persona sa che è al vostro fianco. Quindi non pianificherà, quindi aspettatevi qualcosa di assolutamente improvviso, qualcosa da prendere così come viene, ma che obiettivamente vi farà molto piacere. Per quanto riguarda le tempistiche del matto sono molto veloci, quindi molto rapido come arcano, una settimana, massimo 10-15 giorni, al massimo un mese, ma proprio a tirarla. Qui vedrete sicuramente un movimento che questa persona andrà a fare nei vostri confronti, che potrebbe essere, vi ripeto, un movimento inaspettato o qualcosa che per voi potrebbe essere assolutamente casuale, ma non lo sarà. Cioè nel caso in cui voi, per esempio, incontriate questa persona casualmente nel bar in cui andate a fare colazione, è un esempio, non sarà una casualità, ma una scelta ben precisa che questa persona metterà in atto. Tra l'altro, la carta del matto ci parla dell'autunno come, diciamo,
periodizzazione dell'arcano. Quindi ci siamo, novembre per quanto riguarda i mesi e anche il segno zodiacale dello Scorpione. Quindi ragazzi direi assolutamente a breve, ok? Quindi aspettatevi qualcosa da parte di questa persona, perché è una persona che assolutamente agirà proprio in virtù di quello che questa persona prova ancora per voi, perché questa è una persona che vuole in qualche modo ritornare nella vostra vita per riportare in auge un rapporto e un sentimento che evidentemente per lui ad oggi ancora conta tantissimo, ragazzi, perché voi contate veramente tanto, voi siete la sua imperatrice. Questa persona non rinuncerebbe mai a voi e non lo farà. Di conseguenza aspettatevi una bellissima sorpresa. Poi ovviamente la scelta aspetterà appunto a questa splendida imperatrice. D'accordo? Di conseguenza, buona fortuna